Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona e oggi vi mostrerò come ho realizzato queste zucche bellissime, ornamentali, super facili e veloci. Volendo può essere anche un'idea a regalo autunnale, un portachiavi o uno charm per arricchire altre creazioni all'uncinetto. Ma adesso ti lascio al tutorial perché lì ti spiego e mostro tutto passo passo. Intanto fammi sapere cosa ne pensi, lascia un like di supporto a questo video e se hai richieste in particolare scrivile pure nei commenti. A questo punto sigla! Per il progetto zucca di oggi utilizzerò del velluto della ciniglia uncinetto numero 5, ma potete utilizzare una ciniglia più piccola come in questo caso che ho lavorato con l'uncinetto 4,5, oppure potete utilizzare della lana, dell'acrilico o del cotone, ed essendo zucche ornamentali comunque vi potete sbizzarrire con tutti i colori che avete a disposizione. Faccio un cappio intanto e avvio 20 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20ª ed ultima catenella. Possiamo ritornare indietro o a punto basso o a mezzo punto. Prendo il filo, entro nella seconda catenella a partire dall'uncinetto, ho 3 asole, riprendo il filo e chiudo tutto. Primo mezzo punto. Ripeto lo stesso lavoro su tutte le altre catenelle. Terzo mezzo punto e così via finché ho un totale di 19 mezzi punti. Mentre per l'altra zucca ho avviato 16 catenelle, sono ritornata indietro lavorando 15 mezzi punti. Ultimo mezzo punto, 19º. Bene, una volta lavorata la primissima riga che misura 18 cm, mentre l'altra misurava 12 cm, vi do le indicazioni in centimetri così se utilizzate un filato diverso e vi piace questa grandezza potete seguire lo stesso schema seguendo le misure in centimetri. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e continueremo sempre a mezzo punto ma in costa dietro. Possiamo prendere direttamente il filo, andare nella costina dietro del primo punto basso e lavorare in costa. 3 asole e chiudo. Prendo il filo, metà costa dietro e chiudo. Ultimo mezzo punto in costa. Terminata anche la seconda riga possiamo fare una catenella, girare il nostro lavoro e iniziare la terza riga sempre allo stesso modo, un mezzo punto in costa dietro. Continuerò in questo modo per questa terza riga e per altre 15 righe per un totale di 18 righe a mezzo punto. Ho terminato le 18 righe a mezzo punto in costa e siamo a 26 cm. Adesso pieghiamo il nostro pannello esattamente in due. Ho già fatto la catenella, giro il mio lavoro e andrò a cucire ciascuna catenella con ciascuna maglia dietro della parte opposta. Si può fare questa operazione anche con ago e filo, però con l'uncinetto vi sbrigate prima. Entro nella primissima catenella e nella maglia dietro dall'altra parte e chiudo a punto bassissimo. Catenella successiva, maglia dietro e chiudiamo. Catenella successiva, maglia dietro e chiudiamo. Anche in questo caso ci ritroveremo 19 punti, punti bassissimi per la precisione.
ultimo punto con ultima asola. Facciamo una catenella di sicurezza e stacchiamo un bel po' di filo. In totale ho utilizzato 50 grammi di velluto. Prendo un ago e intanto vado a cucire questa zona. Entro nella primissima striatura che mi si presenta. Questa striatura è data dalla lavorazione in costa dietro. Entro, poi punto l'ago nella seconda striatura. Esattamente in questo modo cuciremo a zig zag. Possiamo anche fare passare il filo nel frattempo. Poi da qui puntiamo l'ago nella striatura successiva, in quella successiva, in quella successiva e continuiamo in questo modo. Nel frattempo facciamo uscire il filo, striatura successiva, nella penultima e poi la puntiamo nell'ultima. Ecco qui. Quindi tiro fuori. E adesso basterà stringere il tutto e chiudiamo il nostro cerchio e questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Non tirate troppo perché purtroppo mi si è rotto il filo, pazienza se vi dovesse succedere. Intanto andate a bloccare, non era quello che volevo, comunque con l'altro non mi era successo, ho tirato un po' troppo. Per fortuna ne ho un po', vado a fare un nodo di sicurezza così blocchiamo il tutto per bene. Può succedere, pazienza. Entro con l'uncinetto all'interno e tiro fuori questo eccesso, lo vado a nascondere. Può succedere, pazienza. Ok, una volta ottenuto questo lavoro, sembra quasi un cappellino. Se facciamo la svoltina abbiamo fatto praticamente un cappellino, ma non è il progetto di oggi, potrebbe essere un'idea. Anzi, trovate il tutorial qui sul canale utilizzando la stessa tecnica. Vado a prendere un po' di imbottitura che io ho acquistato tantissimi anni fa quando ho iniziato a fare amigurumi da Leroy Merlin, ma la trovate su Amazon, vi lascio il link sotto a questo video, ma anche diverse mercerie online ormai rivendono questa imbottitura appunto per fare amigurumi. Dunque ne inserisco un po' alla volta. Dunque, quanto utilizzarne finché è possibile? Ecco, per esempio io ho raggiunto la quantità, mi fermerei anche qui. È importante aggiungerne un po' alla volta. Quando arriviamo proprio sulla zona superiore ci fermiamo. Comunque ho utilizzato 10 grammi di imbottitura, se può esservi utile. Ora riprendo il filo che avevo precedentemente tagliato, mi inserisco nella primissima striatura e intanto vado a bloccare con un nodo perché purtroppo si è rotto. Entro proprio in questo cerchio e faccio un nodo. Ok, ora ripeto la stessa operazione di prima. Prima striatura, seconda striatura, striatura della cucitura e procedo in questo modo a zig zag con l'ago. Intanto tiro un po' di filo, stavolta cerco di farlo in maniera dolce perché ho paura che si rompa a sto punto. Comunque uno e poi rientro nell'ultima striatura. Ok, chiudo per bene, vado a bloccarmi il filo dando qualche punto di cucitura. Se avete fatto 18 righe vi ritroverete 9 striature, proprio come ho fatto per questa zucca e per quest'altra, mentre per quella un po' più piccolina ho fatto meno righe, ho fatto 14 righe, infatti mi ritrovo 7 striature, quindi 7 spicchi. Per questi due progetti ho avviato 13 catenelle per poi ritornare indietro qui a mezzo punto, lavorando 12 mezzi punti, mentre per la zucca in arancione ho lavorato 12 punti bassi. Qui ho fatto 16 catenelle, 15 mezzi punti, sempre per 18 righe. Con il filo che ci avanza dobbiamo andare a realizzare proprio questi spicchi, no? Basterà far coincidere il filo tra una striatura e l'altra, quindi mettiamo il filo al centro dei due mezzi punti delle due righe e facciamo così. Giriamo la nostra zucca così, fermiamo con il pollice e andiamo al centro e facciamo passare il filo. Sbuchiamo fuori sempre dal centro, dall'altra parte. Tiro il filo.
Quando arriviamo a questo punto, casomai lo aggiustiamo un attimino, dobbiamo stringere, tirare piano piano però, perché come avete visto poco fa mi si è rotto il filo, a sto punto ho paura. Una volta fatto questo, andiamo sulla parte opposta e ripeto la stessa operazione, giro e vi faccio vedere piano piano. Ok, e vado sempre al centro, sbuco fuori, stringo. Fatto questo vado a destra, quindi qui tra una riga a mezzo punto e l'altra, e procedo finché non ottengo 9 spicchi. E voilà, la nostra zucca è quasi completa. Qua ho il primo spicchio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, proprio come vi dicevo prima. Andiamo a bloccare questo filo in eccesso. Facciamo passare il filo in una maglia qualsiasi, entriamo sempre al centro e facciamo un nodo. Ma per sicurezza possiamo farne altri nodini, così è certo che il lavoro non si disfa nel tempo. Anche se tranquilli che non si disferà. Disperdo il filo e taglio l'eccesso. E voilà, zucca quasi completata. Ci dobbiamo occupare del peduncolo, che è super facile e veloce da realizzare. Lo schema che ho eseguito col velluto l'ho eseguito anche per le altre due zucche, per cui il procedimento è lo stesso. Fortunatamente mi è avanzato un po' di velluto utilizzato per quest'altra zucca. Come notate è più sottile, infatti utilizzo l'uncinetto 4,5. Avvio un anello magico, quindi incrocio in questo modo il tutto, entro al centro e blocco con una catenella. All'interno di questo anello magico vado a lavorare 6 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudo l'anello, vado nel primo punto basso. Lo so che magari non state vedendo nulla sia per il filato che per il colore, ma non ci posso fare nulla. Comunque più o meno sappiamo tutti come fare un anello magico e lavorare 6 punti. Vado a chiudere con punto bassissimo, faccio una catenella e per ciascun punto che ho al di sotto faccio un aumento. Durante questo secondo giro mi ritroverò 12 punti bassi. Punto successivo, 1, 2 e siamo a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto e tiro fuori. Allora, questo eccesso me lo porto qui. Purtroppo mi è finito il filo, ma credo di averne un altro pezzetto per cucire, casomai utilizzo l'altro. Faccio un nodo così e blocco tutto, poi taglio. Ho un altro po' di filo, lo vado a bloccare in una maglia dietro con un nodo. E sbuco fuori dalla metà asola del punto basso. Prendo la mia zucca, metto il mio lavoro proprio al centro e non farò altro che cucire i 12 punti bassi sul corpo della mia zucca. Vado a fare un nodino di sicurezza,
tanto non si vedrà nulla. Inserisco e spingo il mio peduncolo dandogli un po' di forma. E la mia zucca ornamentale è così pronta. È troppo bella. Credo di darvi la circonferenza, credo sia più giusto. Abbiamo 35 cm di quella appena realizzata, con un filato più sottile, meno catenelle iniziali, 31 cm. Queste due sono ancora più piccine perché comunque ho utilizzato della lana e ho utilizzato l'uncinetto 3,5. Questa misura 20 e questa forse 19-18 a questo punto. Sì, 18. Ovviamente potete realizzarla ancora più grande. È importante avviare un numero di catenelle maggiore rispetto a quelle che ho avviato io, in questo caso 20. Più catenelle avviate, più grande sarà la vostra zucca. Ovviamente potete fare anche molte più righe e conferire una forma un po' allungata. Insomma, lo schema comunque generale è questo. Io utilizzerò queste zucche come decorazione per casa, ma sappiate che aggiungendo qualche piccolo accessorio metallico potete trasformare la zucca in un portachiavi o in uno charm per impreziosire qualche altra vostra creazione. Potete anche utilizzarlo come regalo autunnale. Se avete qualche amico o amica a cui piacciono le zucche, sarebbe il regalo perfetto. Ecco, basta utilizzare un anello portachiavi con un anellino, però questo colore argento non ci sta molto bene con le tonalità utilizzate, quindi potete anche optare per un moschettone che di solito utilizziamo per le borse ed un anellino, e quindi fare in questo modo. Apriamo l'anello, lo facciamo passare attraverso il peduncolo, proprio dove ho fatto i primi 6 punti, così andiamo a chiudere e voilà, portachiavi o charm completato. Questa potrebbe essere un'altra idea. Spero di avervi fatto cosa gradita, un tutorial diverso dal solito, però visto che siamo in autunno ci sta. Come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e se vi piace il progetto e se proverete a replicarlo. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!